Allora, buongiorno a tutti, sono Giancarlo Bongione e mi occupo nella mia pratica di odontoiatria restaurativa e di endodonzia. L'argomento di oggi è l'applicazione clinica del nuovo composito della GC Essentia e vedremo come utilizzare questo nuovo composito che ha come caratteristica fondamentale una semplicità di utilizzo per cui può essere utilizzato tranquillamente nelle mani anche meno esperte, sia nei settori anteriori che nei settori latero-posteriori, e cercherò di farvi vedere in base alla mia esperienza con questo materiale quale può essere la corretta tecnica di utilizzo nei settori anteriori e nei settori latero-posteriori. Allora, Essentia è fondamentalmente un composito universale a colori semplificati e abbiamo nella scala colori di questo materiale fondamentalmente poche masse perché è la combinazione di queste masse che poi renderà il nostro risultato finale particolarmente estetico. Questo materiale è stato messo a punto dalla GEC avvalendosi della collaborazione di diversi clinici e diversi ricercatori provenienti da diverse nazionalità. Molti di questi sono dei ricercatori che appartengono al mio gruppo, al gruppo di Biomolation, e quindi sono fra l'altro dei cari amici, e abbiamo anche dei ricercatori italiani che hanno contribuito allo sviluppo di questo materiale. Fondamentalmente come è composto questo materiale? È composto da masse dentina e masse smalto che hanno una composizione differenziata. Le masse dentina sono fondamentalmente dei microibridi, per cui hanno come caratteristica quella di avere un ottimo mimetismo e hanno una consistenza ideale per poter essere posizionati tranquillamente all'interno della cavità, e tutto questo è stato studiato ovviamente per consentire un più semplice utilizzo, un più rapido posizionamento, un miglior adattamento nel fondo della cavità del materiale. Invece gli smalti sono composti, con un nano riempitivo omogeneo, e questo rende questo materiale molto ben adattabile agli ultimi strati finali del nostro restauro, e soprattutto ne consente una facile lucidatura e un mantenimento di questa lucidatura nel tempo. Insieme, combinando quindi questi smalti con la dentina, noi abbiamo fondamentalmente un effetto scattering molto potenziato. L'effetto scattering è un effetto per cui abbiamo una grossa diffusione della luce all'interno del materiale e quindi del restauro, che ne consente un ottimo mimetismo, per cui il materiale riesce a mimetizzarsi molto bene all'interno della sua struttura finale. Fondamentalmente questo è un materiale che per queste sue caratteristiche può essere tranquillamente utilizzato quindi sia nei settori anteriori che, quindi in questo caso vediamo una piccola ricostruzione nel margine incisale, sia nei settori latero-posteriori, dove può essere utilizzato con una tecnica, in alcuni casi una tecnica di stratificazione leggermente differenziata, nelle cavità di piccola prima classe, medio-grosse cavità di prima classe, cavità di seconda classe piccole e diverse tipologie di massa smalto, diverse tipologie di massa dentina. Nel non esperto di odontoiatria restaurativa può creare una grossa confusione. Essentia tende fondamentalmente a semplificare molto questo concetto, e quindi abbiamo a nostra disposizione 3 masse dentina le vediamo sul monitor. Abbiamo con la banda gialla Light Dentin, che fondamentalmente è una dentina che si utilizza molto nei pazienti giovani. Abbiamo un medium dentin che si utilizza nel paziente adulto, e abbiamo un dark dentin che si utilizza nel paziente fondamentalmente anziano.
In alcuni casi noi possiamo anche combinare, soprattutto nei settori anteriori, a volte può esserci la necessità di utilizzare ad esempio il dark dentin nelle parti più cervicali e il medium dentin o il light dentin nelle parti più incisali per caratterizzare ad esempio i mammelloni. Questi ovviamente sono dei piccoli accorgimenti che poi devono essere messi in atto qualora si voglia ricostruire con essenza un dente interamente in materiale composito. Per quanto riguarda gli smalti, fondamentalmente noi abbiamo la possibilità di scegliere fra due smalti differenti. Light enamel e dark enamel. Che cosa cambia? Fondamentalmente il light enamel è uno smalto a valore alto, quindi uno smalto chiaro che si adatterà molto bene ai denti di pazienti giovani. Il dark enamel è uno smalto fondamentalmente più cromatico e quindi è uno smalto più indicato in pazienti anziani o in pazienti che abbiano delle colorazioni particolarmente forti, quindi un croma particolarmente marcato sui loro tessuti dentali. Nella sistematica essenza poi abbiamo un altro colore che è l'Universal, che è questo sulla destra con l'anello verde, questo qui, l'Universal fondamentalmente è un composito universale che ha una traslucenza intermedia, quindi può essere utilizzato nei restauri single shade, quindi nelle piccole cavità, in particolar modo sui settori lateroposteriori, ma in alcuni casi anche sui settori anteriori, e quindi è fondamentalmente indicato nei restauri single shade. E infine abbiamo un masking liner che in realtà è una sorta di flow che può essere utilizzato in alcuni casi per mascherare, se ad esempio andiamo a rimuovere dei vecchi restauri in amalgama e abbiamo della dentina particolarmente pigmentata che non vogliamo andare a rimuovere in quanto dentina sana, e quindi possiamo usare, dopo aver trattato il dente con i nostri sistemi adesivi, possiamo usare questo masking liner per poter mascherare appunto l'oscuro che abbiamo sul fondo della cavità. Vediamo adesso in dettaglio come funziona il sistema Essentia. Abbiamo detto, abbiamo fondamentalmente tre dentine solamente, una light dentin, una medium dentin e una dark dentin. Il concetto di base che noi abbiamo nelle dentine, ma anche negli smalti Essentia, è che abbiamo un cambiamento di opacità nelle tre dentine e un cambiamento di valore. Se noi guardiamo qui la light dentin e proviamo a guardare il grado di opacità, ci renderemo conto come light dentin ha un'opacità maggiore rispetto a medium dentin e a dark dentin, ma ha un croma molto più basso. Quindi sono inversamente proporzionali l'opacità e il croma. Quindi passando da light dentin a medium dentin e poi a dark dentin, noi avremo un decremento dell'opacità e un aumento del croma, per cui dark dentin sarà una dentina particolarmente scura ma meno opaca, medium dentin sarà una dentina di medio croma ma un po' più opaca rispetto a dark dentin, e light dentin è una dentina più opaca, più chiara. Fondamentalmente noi possiamo usare queste tre dentine nel soggetto giovane, la light dentin, perché è una dentina molto chiara ed essendo un po' più opaca tende a mantenere il valore del restauro più alto. La medium dentin la possiamo utilizzare nel paziente adulto, quindi è un materiale fondamentalmente per pazienti adulti, e dark dentin la usiamo fondamentalmente nei pazienti anziani dove abbiamo questi denti molto ipercromatici e dove la traslucenza anche del dente molto spesso è incrementata.
Poi abbiamo gli smalti. Fondamentalmente noi abbiamo due smalti e questi smalti anche seguono lo stesso concetto della dentina, cioè opacità e croma si differenziano, cioè il light enamel ha una opacità maggiore, quindi serve per tenere più alto il valore del nostro restauro, e passando al dark dentin, che ha un valore decisamente più basso, e vedremo dopo che cosa si intende per croma, che cosa si intende per valore, abbiamo un croma maggiore nel dark dentin, nel dark enamel, ma abbiamo una opacità minore. Anche qui noi fondamentalmente come regola di base possiamo scegliere il light enamel per i pazienti giovani e dark enamel per pazienti più anziani, ma non è una regola base. Vi farò vedere come nelle applicazioni cliniche noi possiamo mixare questi smalti con le varie dentine, e quindi dalla combinazione di lo smalto con delle differenti dentine possiamo ottenere una serie di colorazioni completamente diverse. Ovviamente tutto questo richiede una certa esperienza clinica con il materiale, ma è importante capire i concetti di base. Il composito Universal, abbiamo detto, è un composito che ha una traslucenza intermedia. Fondamentalmente questo materiale si utilizza molto, ad esempio, nelle piccole cavità di prima classe, dove non abbiamo necessità di stratificare, e quindi una volta ripulita la cavità noi non facciamo altro che effettuare l'ibridizzazione e quindi il restauro con un composito monomassa, utilizzando questa massa Universal. Mask Liner, l'abbiamo detto prima, è un composito fluido che ha una discreta viscosità e serve a mascherare le discromie, o lo possiamo utilizzare anche come sottofondo, quindi qualora non vogliamo utilizzare degli altri compositi fluidi possiamo utilizzare, se nella nostra tecnica di ricostruzione lo prevediamo, dopo aver trattato con acido fosforico il dente e applicato l'adesivo, un primo strato di un mezzo millimetro di masking liner che ha la funzione del flow, e quindi procedere con la nostra ricostruzione. Oltre ai 7 colori base sono stati poi introdotti da GC 4 modifiers. Questi modifiers hanno delle funzioni ben specifiche. Abbiamo un opal, abbiamo un bianco, un black, quindi un nero, e un red brown. Vediamo quando utilizzarli clinicamente questi materiali. Fondamentalmente io utilizzo l'opal nei settori anteriori, quindi lì dove abbiamo, ad esempio, come in questo caso, delle grosse traslucenze sul margine incisale e noi dobbiamo cercare di riprodurle, ovviamente noi dovremo modellare la dentina in modo da ricreare la struttura dei mammelloni. Una volta modellata la dentina con la struttura dei mammelloni, prima di applicare poi l'ultimo strato finale di smalto, inseriremo all'interno delle finestrine create con la dentina dell'opal per ricreare l'effetto di opalescenza che abbiamo sul margine incisale. Vedete qui abbiamo tutti effetti di opalescenza, e quindi fondamentalmente serve per ricreare questo sul nostro composito. Quindi l'utilizzo dell'opal è fondamentalmente per i settori anteriori. Il white è, lo dice la parola, è un bianco, quindi il white quando è che lo utilizziamo? Il white lo utilizzeremo nei settori anteriori, in casi come questo. Ad esempio qui avevamo una serie di white spot che dovevamo riprodurre nella nostra ricostruzione, e quindi in questi
casi ci può essere utile l'utilizzo di questo white. O nei settori latero-posteriori, ad esempio a volte nelle zone delle creste, noi abbiamo dei bianchi, oppure in queste altre zone dove abbiamo a volte la necessità di intensificare un pochino il bianco, o per mascherare, ad esempio come in queste zone, la zona di passaggio del restauro, e quindi in questi casi anche può essere utile inserire del bianco. Per quanto riguarda gli ultimi due modifier, che sono il black e il red brown, fondamentalmente si tratta di supercolori che vengono utilizzati in particolar modo nei settori latero-posteriori, perché fondamentalmente servono per la caratterizzazione dei restauri, e quindi io li utilizzo molto nei settori latero-posteriori. Nei settori anteriori a volte possono essere utilizzati, ma vengono utilizzati per creare ad esempio dei crack line, quindi se vogliamo creare delle zone di crack fondamentalmente con red brown lo facciamo. Il black, il mio punto di vista, è che venga utilizzato per caratterizzare i suoni, o cercando di mimare quello che era presente sull'altro dente, utilizzando del red brown ho riprodotto le stesse caratterizzazioni che abbiamo su quest'altro dente, che è un dente naturale. È ovvio che anche qui il discorso sulle caratterizzazioni va precisato che questi supercolori vanno usati se nei denti adiacenti noi abbiamo queste pigmentazioni. Se nei denti adiacenti noi non abbiamo queste pigmentazioni, non dovremo andare a utilizzarle. Iniziamo a vedere i restauri adesivi posteriori, quindi come approcciare. E la prima domanda che ci facciamo è possibile semplificare la stratificazione nei restauri posteriori? E la risposta è sicuramente sì. Perché? Innanzitutto perché il restauro posteriore non richiede grossa stratificazione, e vedrete come io nella stragrande maggioranza dei casi uso o una singola massa, quindi l'Universal, per effettuare questo restauro, o in cavità più grandi, come ad esempio questa qui che vediamo sulla destra. Vedete, possiamo usare un pochino sul fondo della cavità del masking liner e poi applicare della dentina in queste zone e terminare tutto il restauro con lo smalto. Nelle cavità più piccine possiamo fare anche tutta la stratificazione direttamente con l'Universal, quindi single mass. E quindi ci rifacciamo al concetto di Leonardo da Vinci, che sosteneva che la semplicità è l'ultima delle sofisticazioni, quindi dobbiamo cercare di avere una tecnica di stratificazione semplice, e dobbiamo poi cercare di avere un materiale ad utilizzo semplice. Vediamo come effettuare quindi la stratificazione nei settori latero-posteriori. Fondamentalmente nella stragrande maggioranza dei casi, questo non significa che sia una regola, ma nella stragrande maggioranza dei casi noi possiamo combinare nei settori latero-posteriori o dark dentin nel fondo della cavità e light enamel come restauro, come strato finale, o tutto con l'Universal. Questo già l'avevamo visto prima. Ovviamente ciò non toglie che in caso in cui noi abbiamo delle differenti esigenze cliniche possiamo variare ad esempio lo smalto o la dentina, ma di base nella stragrande maggioranza dei casi io andrò a utilizzare questa combinazione di colori. Allora, iniziamo a vedere come fare nelle prime classi monomassa. Prime classi come questa, oggi la tendenza è, mentre un tempo vi era la tendenza ad aprire tutti i solchi completamente, anche se non c'era un'infiltrazione cariosa, oggi questo concetto è stato molto superato, e quindi il concetto di base è sempre quello di avere la massima preservazione di tessuto dentale sano. In questo caso noi avevamo solo questa piccola otturazione da fare, quindi dovevamo semplicemente rimuovere da qui
la massa cariosa. Una volta fatto questo, che cosa facciamo? In questo caso utilizzando solamente della massa universal e utilizzando giusto un pochino di supercolore alla fine, otteniamo con in molti casi singola applicazione di questo universal, visto che si tratta di piccole cavità, tutta la nostra cavità preparata. Ovviamente la situazione può essere differente se noi andiamo a restaurare delle cavità medio grosse, sia si tratti di restauri di prima classe o di seconda classe, e vi farò vedere poi dopo nei restauri di seconda classe qual è il tipo di approccio. Nei restauri di seconda classe di solito non uso mai un restauro monomassa, ma faccio sempre un restauro in due masse. Allora, abbiamo detto medie e grosse cavità di prima classe, di solito restauro in due masse. Quindi una volta terminata la preparazione di cavità, cercando, vedete, di togliere solo lì dove avevamo il processo carioso, ne residua una cavità abbastanza stretta ma profonda. In questo caso, ad esempio, può essere utile utilizzare come adesivo dell'adesivo self-etching, quindi facendo una semplice mordenzatura selettiva dei bordi dello smalto per 10 secondi, risciacquando tutto, asciugando tutto, e a questo punto mettiamo dark dentin sotto e light enamel sopra, e questo è il restauro una volta terminato. Nelle cavità di seconda classe, invece, a meno che non si tratti di piccolissime cavità di seconda classe, ma è molto raro trovare delle piccolissime cavità di seconda classe, anche perché la seconda classe, anche se è molto piccola, purtroppo molto spesso richiede un accesso occlusale nella stragrande maggioranza dei casi, e quindi nel momento in cui c'è l'abbattimento della cresta marginale necessariamente dobbiamo stratificare, quindi con due masse diverse. Qual è l'approccio che io utilizzo? Fondamentalmente, una volta terminata la preparazione di cavità, utilizzo sempre delle matrici sezionali per la formazione dell'area di contatto con degli anellini divaricatori. Oggi ne esistono di tante aziende diverse. Una volta posizionata la matrice, l'anellino divaricatore e il cuneo, la cosa importante è controllare qui nel gradino cervicale che si abbia un buon sigillo della matrice. Perché dobbiamo ovviamente andare a ricostruire questa zona e quindi non devono esserci aperture in questa zona della matrice. Una volta fatto questo, effettuiamo le procedure di ibridizzazione, quindi utilizziamo l'acido ortofosforico solo sullo smalto se utilizzeremo un self-etching, se utilizzeremo un adesivo di quarta generazione, ad esempio un total etch, e quindi primer e bonding. Fondamentalmente che cosa facciamo? Nelle seconde classi noi trasformiamo la cavità di seconda classe in una cavità di prima classe. Quindi in questo caso, utilizzando il light enamel, vedete, ricostruiamo tutta la cresta marginale, e una volta effettuata la ricostruzione della cresta marginale noi possiamo rimuovere la matrice, rimuovere l'anellino divaricatore. Se ci crea interferenze rimuoviamo anche il cuneo, altrimenti lo lasciamo inserito, e a questo punto noi non dobbiamo fare altro che verificare la tenuta del punto di contatto, perché se è carente, nonostante l'utilizzo delle matrici sezionali, nonostante l'utilizzo poi degli anellini divaricatori, possiamo buttarlo giù facilmente questa cresta marginale in questa prima fase e rifarla, ma nella stragrande maggioranza dei casi l'area di contatto verrà ben serrata utilizzando queste matrici sezionali con gli anellini divaricatori. Una volta fatto questo, che cosa facciamo? Noi rimuoviamo sia la matrice sia gli anellini divaricatori, e abbiamo trasformato quindi la nostra ricostruzione di seconda classe in una ricostruzione di prima classe.
Quindi abbiamo un libero accesso alla cavità e possiamo tranquillamente stratificare i nostri materiali senza avere l'intralcio dovuto alla matrice, agli anellini di varicatori, quindi senza avere alcun tipo di intralcio legato a questo tipo di strumentario. Abbiamo detto fondamentalmente per avere il successo noi dobbiamo utilizzare una tecnica di stratificazione semplice e dobbiamo utilizzare un materiale semplice. Vi ho fatto vedere prima come Essenzia sia un materiale fondamentalmente semplice con poche masse, quindi abbiamo detto nei settori lateroposteriori di solito si usa light enamel come smalto. Vedete come light enamel qui ha ricreato tutta la cresta marginale, e per dare poi una forza cromatica interna al restauro utilizzeremo una lentina ipercromatica. Questa in realtà non è null'altro che la Trilaminar Technique che è stata messa a punto dai miei amici Gianfranco Politano e da Panos Bazos, che prevede quindi l'utilizzo di dentine non più con una stratificazione convessa come facevamo in passato, ma con una stratificazione concava. Vedete qui l'andamento concavo della dentina, non più convessa. E a questo punto, data la forza cromatica interna al restauro con questa Dark Dentin, terminiamo il restauro applicando della light enamel. La cosa importante è cercare di ricreare un'anatomia pressoché finale direttamente con i modellatori in composito ed evitare di andare poi a lavorare troppo con degli strumenti rotanti sulla ricostruzione in composito. Quindi in realtà noi non facciamo altro che usare light enamel per la cresta marginale e per l'ultimo strato e dark dentin all'interno. In questo caso poi abbiamo utilizzato per caratterizzare i solchi, quindi vedete qui nella zona del solco utilizzando del K-file, un K-file ho utilizzato il supercolore red brown modifier e questo è il risultato finale dopo aver rifinito e lucidato, con l'utilizzo semplicemente di due masse. Come utilizzare invece Essenzia nei restauri dei denti anteriori. Nei restauri dei denti anteriori fondamentalmente noi dobbiamo valutare una serie di cose. Piccoli restauri come questo in alcuni casi, non sempre, possono essere ricostruiti anche con l'Universal, a patto che non ci siano delle grosse traslucenze. In questo caso se voi andate ad analizzare il margine incisale voi non avete grossi effetti qui sul margine incisale, si trattava di una piccola lesioncina dello smalto, quindi l'unica cosa che dobbiamo fare è provare se una volta applicato il composito e polimerizzato il valore è quello giusto del dente o altrimenti dobbiamo sostituirlo diciamo utilizzando degli smalti diversi. Abbiamo detto negli anteriori la cosa più importante per ottenere il successo è rispettare le forme e scegliere il giusto colore. La forma fondamentalmente viene ottenuta, vedrete adesso nelle parti cliniche, viene ottenuta con delle mascherine in silicone che vengono fatte dalla ceratura del dente e il colore invece è quello che molto spesso crea delle grosse problematiche a dei clinici che non si occupano in maniera specifica di odontoiatria restaurativa. Fondamentalmente quando andiamo a fare un restauro noi dobbiamo tenere in considerazione una serie di fattori. Allora, io qui li ho messi in ordine di importanza. Dobbiamo andare a considerare innanzitutto il valore
Per valore noi intendiamo la quantità di grigio, la luminosità del dente, ed è molto spesso il fattore responsabile del fallimento estetico o dell'integrazione del restauro, sia esso di natura protesica, sia esso di natura conservativa. Al secondo posto io, in accordo con Ed McLaren, ho inserito il discorso della traslucenza. Traslucenza per cui noi dobbiamo, in questo caso abbiamo tutto materiale composito, ma dobbiamo andare a vedere sul margine incisale se abbiamo delle traslucenze. Perché? Perché poi dobbiamo andarle, in caso con il nostro materiale composito, andarle a riprodurre. Sul discorso della forma ci siamo soffermati, per cui utilizzeremo queste mascherine e vi farò vedere come utilizzarla. La cosa importante è ricreare una tessitura superficiale e nelle ultime due posizioni ho inserito l'importanza del croma e della tinta, che è probabilmente il fattore meno importante nel restauro finale. Allora, di solito come ci regoliamo? Nella stragrande maggioranza dei casi, siano essi protesici o conservativi, noi abbiamo delle scale colori. La scala vita rappresenta sicuramente una delle scale più diffuse in circolazione e tante aziende di compositi hanno le loro scale personalizzate. Alcuni clinici suggeriscono la creazione di scale direttamente utilizzando il composito, quindi creare noi autonomamente delle scale utilizzando il materiale composito. Ma la problematica molto spesso per il clinico qual è? È quella innanzitutto di capire in mezzo a tutti questi colori diversi che noi abbiamo, ad esempio qui abbiamo l'esempio della scala vita, come regolarsi. Nella scala vita, ad esempio, noi abbiamo la 1, la 2, la 3, la 3,5, la 4, poi abbiamo i B, B1, B2, B3, B4, abbiamo il C e abbiamo il D. La cosa che vedo fare, l'errore che vedo fare più spesso è, da parte dei clinici, è quello di scegliere la tinta tra i vari componenti della scala senza avere nessuna idea dei gruppi di appartenenza, diciamo, dell'A, del B, del C e del D. Quindi, innanzitutto, un primo requisito qual è? E quello è un fattore importante, è capire che la A è una tinta red brown e la tendenza attuale della stragrande maggioranza delle aziende di compositi e quindi anche di Essenzia è creare delle dentine che abbiano un'unica tinta, quindi di solito è una tinta che va sull'A. Perché? Perché diversi studi hanno dimostrato che la A è la tinta che si riscontra nella maggior parte dei pazienti. B, ovviamente ci orienteremo su una B se noi abbiamo una dominante di colore più gialla. Il C e D sono dei grigi, dove il C è un grigio puro e il D è un grigio rossastro. Una volta scelta la tinta, quindi scelto nella scala colori tra A, B, C, D, noi dobbiamo scegliere il croma. Quindi già qui ci rendiamo conto come con Essenzia noi superiamo il problema della scelta della tinta, in quanto noi dobbiamo scegliere semplicemente il croma. Quindi la tinta della dentina è unica e non dobbiamo quindi stare a impazzire tra A, B, C, D, ma dobbiamo semplicemente scegliere un croma. Anche qui nella scala vita o in molte scale colori di sistematiche in composito che si regolano sulla base della scala vita, noi abbiamo A1 ad esempio, A2, A3, A3,5, A4, quindi abbiamo diversi cromi diversificati. Che cos'è il croma? Il croma rappresenta il grado di saturazione di colore presente nel dente. Immaginiamo, per capire bene cos'è il croma, di avere ad esempio un bicchiere d'acqua dove all'interno inserisco delle gocce di colorante blu, di inchiostro blu. Se inserisco 10 gocce di inchiostro blu, la tinta
del bicchiere d'acqua sarà blu, ma sarà un blu molto tenue. Se inserisco 100 gocce sarà un blu un po' più forte, se inserisco 1000 sarà un blu ancora più intenso. Quindi questa diversa intensità anche nei denti dà il croma. Nella sistematica essenze abbiamo detto noi non abbiamo il problema di dover scegliere la tinta, ma abbiamo semplicemente la necessità di scegliere il croma che è diversificato in 3 cromi diversi, quindi abbiamo una grossa semplificazione. E alla fine poi dobbiamo considerare il valore. Il valore è quello che è il fattore che probabilmente è più importante nella riuscita dei restauri sia anteriori che lateroposteriori, ma è un qualcosa che viene molto spesso poco considerata. Cioè molti clinici sottovalutano l'importanza del valore nel momento in cui vanno a rifare delle ricostruzioni, e quindi la domanda è utilizzando un composito che si rifà alla scala vita, come cercare di capire qual è il valore giusto. Vediamo ora quindi nel momento in cui dobbiamo ricostruire un dente anteriore come facciamo per capire il giusto croma, per capire il giusto valore e per capire le giuste masse da utilizzare in base alla situazione clinica. Ovviamente prima di partire con il discorso sulla stratificazione, noi dobbiamo cercare di capire come è fatta la struttura di un dente anteriore, e per capire questo non dobbiamo fare altro che provare a rimuovere la massa a smalto per mettere a nudo la dentina e vediamo che conformazione ha. Sul lato destro noi abbiamo poi una sovrapposizione leggera della massa a smalto in trasparenza che simula l'effetto di smalto e dentina. Vedete come in realtà in queste zone più cervicali la massa a smalto sia molto più sottile. Questo è importante perché nella registrazione del colore noi andremo a scegliere fondamentalmente il croma nelle zone più cervicali, perché sono le zone dove abbiamo un minore spessore di smalto, e andremo a scegliere il valore invece nelle zone più incisali, dove avremo uno spessore di smalto più elevato. Quindi abbiamo una sezione di dente dove abbiamo la sovrapposizione dello smalto, vedete tutto qui la zona di smalto, e la dentina all'interno. Che cosa succede? Fondamentalmente abbiamo detto lo smalto tende a ridurre il proprio spessore a livello cervicale e come valore medio molto spesso ci azzeriamo sullo 0,5 mm a livello cervicale, quindi è un valore molto molto sottile. Ovviamente la funzione dello smalto, lo smalto solitamente ha una sua traslucenza, quindi fa intravedere il colore della dentina da sotto attraverso quindi lo smalto. E fondamentalmente come dobbiamo approcciare? Dobbiamo capire che la dentina esprime il croma del nostro restauro ed è rappresentata fondamentalmente dalla colorazione della dentina naturale, e lo smalto esprime il valore, quindi esprime il grado di luminosità del nostro restauro. Abbiamo detto come ci regoliamo dal punto di vista clinico, quindi andremo a guardare questa porzione più cervicale per scegliere la dentina e la porzione più incisale per scegliere lo smalto. Allora abbiamo detto una prima regola può essere quindi di scegliere le masse in base all'età del paziente. La seconda regola è quella di sceglierle facendo dei pallini di materiale composito, e più avanti vedremo degli esempi di come farli, polimerizzarli e poi andarli a guardare da un punto di vista fotografico come sono. Quindi abbiamo la scelta delle dentine e la scelta del croma. Allora, per gli anteriori noi abbiamo diverse combinazioni. Qui ne abbiamo
ne abbiamo fatte 4 di combinazioni, in cui abbiamo combinato, in questo caso Light Dentin e Light Enamel, fondamentalmente combinando quindi una dentina chiara con uno smalto chiaro, noi abbiamo come risultato un dente abbastanza chiaro, vedete molto luminoso, classico dente di paziente molto giovane o paziente che ha fatto degli sbiancamenti. Poi abbiamo un paziente giovane ma con denti un po' più cromatici rispetto al primo caso, in cui utilizziamo sempre uno smalto chiaro, un light enamel, sia per la parte palatale che la parte vestibolare, ma utilizziamo della medium dentin al di sotto. Quindi vedete come già cambiando la consistenza della dentina cambi completamente il valore, quindi il grado di luminosità del dente che appare un po' più scuro e quindi con valore un po' più basso. Poi abbiamo i denti dell'adulto. In questo caso è stato utilizzato una medium dentin combinata con dark enamel e vedete come l'effetto finale qual è. E abbiamo poi, proprio in quest'ultimo caso, una combinazione di dark dentin con dark enamel. Vedete come l'effetto cromatico sia veramente molto spinto, quindi un dente molto scuro, quindi tipico dente di una persona anziana. Abbiamo detto, solitamente ne parliamo di valore alto, medio, basso, ma in realtà in natura esistono tantissime variazioni di grigio e quindi molto spesso l'unica cosa da fare è fare delle prove poi delle masse smalto che andiamo a utilizzare sul dente che combinate con la dentina sottostante ci daranno poi il risultato estetico finale. Abbiamo detto, la prima regola può essere quella di scegliere i nostri compositi in base all'età del paziente, quindi se dobbiamo curare un paziente giovane, molto spesso, nella stragrande maggioranza dei casi, sceglieremo come dentina una light dentin, nel paziente adulto sceglieremo una medium dentin, nel paziente anziano sceglieremo una dark dentin. Queste sono alcune simulazioni di denti, quindi vedete come avevamo combinato in questo caso light dentin e light enamel, quindi simulando un dente giovane, in questo caso medium dentin e light enamel, dark dentin e dark enamel, quindi abbiamo effettuato alcune delle combinazioni possibili. Per mostrarvi come combinando in maniera diversa e in questo caso era stato fatto, vedete in questo caso era stato utilizzato del red brown per ricreare dei micro crack qui, del bianco per ricreare dei crack line qui, del bianco per dei crack line qui. Quindi ci rendiamo conto di come combinando le diverse masse noi riusciamo a ottenere dei risultati completamente diversi dal punto di vista estetico. Vediamo nella pratica clinica come ci comportiamo. Nella pratica clinica noi abbiamo in alcuni casi dei restauri semplici da realizzare, quindi dei restauri in cui possiamo semplicemente effettuare la stratificazione di 2 masse, come in questo caso, in cui questa giovane ragazza era venuta alla mia osservazione per il rifacimento fondamentalmente di questa zona di questo vecchio restauro, che era sicuramente poco integrato da un punto di vista estetico, infiltrato con un croma diverso rispetto al resto del dente, con un valore diverso. Vedete come in realtà questo abbia un croma sia molto più arancio rispetto al dente suo, che ha delle bande di colorazione leggermente arancio ma non è così scuro, vedete le zone di infiltrazione, e quindi richiedeva la soluzione di questo restauro. Se noi andiamo ad analizzare sul margine incisale, perché abbiamo detto dell'importanza della traslucenza
sul margine incisale, vediamo che non c'erano dei grossi effetti da ricreare, quindi in questi casi semplicemente apponendo due masse, quindi una massa dentina e una massa smalto, noi siamo riusciti a terminare la nostra ricostruzione. Questa è la seconda opzione che noi abbiamo per poter scegliere il materiale. Allora, abbiamo detto, prima regola, già farci un'idea su quale materiale andare a scegliere in base all'età del paziente. Una volta selezionati diverse masse, smalti e dentina, non dobbiamo fare altro che fare delle palline di materiale composito. Non viene effettuata alcuna mordenzatura dello smalto, non viene messo nessun tipo di bonding, vengono semplicemente fatte queste palline e posizionate sul dente, vengono polimerizzate, vedete le diverse palline che ci indicano i diversi smalti che avevamo selezionato, diverse dentine, io ad esempio mi regolo facendo degli scatti delle foto, perché in fotografia poi cerco di vedere al meglio, sia con delle foto a colori che in bianco e nero, se abbiamo trovato la giusta massa, il giusto croma e il giusto valore della nostra ricostruzione. Quindi una volta rimossa la vecchia ricostruzione, che cosa facciamo? Facciamo la mordenzatura utilizzando acido ortofosforico, in questo caso utilizzando la tecnica Total Etch, il risciacquo, l'applicazione del bonding e l'applicazione in questo caso di due masse utilizzando quindi una massa dentina, che è la medium dentin con questa banda arancione, nel fondo della cavità, cercando di dare un disegno più o meno così leggermente mammellonato, e il light enamel, che è questa è la siringa con la banda azzurra, invece per terminare la nostra stratificazione. Questo è il restauro una volta terminato, e vedete come siamo riusciti a ottenere un buon mimetismo. Per quanto riguarda l'altro incisivo, per ripristinare questi piccoli difetti sullo smalto è stato semplicemente ripulito con dell'airflow il tessuto e mordenzato, applicato il bonding e solamente del light enamel sopra. Quindi in questo caso nessun tipo di stratificazione. Vediamo come approcciare nel caso di diastema a due masse. Nei diastemi molto spesso noi dobbiamo scegliere come effettuare il nostro trattamento. Questa paziente ad esempio era venuta da me, aveva fatto un precedente trattamento ortodontico scorretto, sbagliato e non voleva sottoporsi ad altro trattamento ortodontico. Qual era il problema? Il problema era che residuava dopo questo trattamento un diastema in questa zona, quindi tra il 21 e il 22 e tra l'11 e il 21. Non voleva nessun tipo di trattamento che non fosse ultraconservativo, quindi in questo caso abbiamo scelto, tra virgolette, un compromesso. Perché? Perché noi sappiamo che nel momento in cui andiamo ad allargare il nostro incisivo centrale, l'altro incisivo centrale, e quindi ad alterare le golden proportion, avremo sicuramente un dente meno bello dal punto di vista estetico, ma non possiamo effettuare l'allungamento solamente sotto i denti e quindi abbiamo dovuto accettare una situazione di compromesso in questo caso. Situazione di compromesso senza alcun tipo di preparazione del dente, quindi un restauro altamente conservativo, la pulizia dei denti con airflow, la mordenzatura con acido ortofosforico, l'applicazione dell'acido, il risciacquo e vedete come io utilizzo sempre una mascherina in silicone. La mascherina in silicone come viene fatta? Solitamente si prende un'impronta in alginato, si manda al laboratorio che fanno in cera i nostri denti e poi prendono un'impronta del lato palatale. Dobbiamo avere sempre almeno un dente distale e un dente mesiale, in questo caso la mascherina nella foto si era leggermente mossa, ma dobbiamo avere
sempre una stabilità, avendo sempre almeno un dente mesiale e un dente distale a quelli da ricostruire. A questo punto che facciamo? Con una lama da bisturi andiamo a fare un taglio nella mascherina, posizioniamo un pezzettino di matrice per evitare che nella stratificazione del composito ci si attacchino i denti, diventerebbe veramente difficile poi ottenere una separazione dei denti, e questo è il risultato finale. Abbiamo visto finora come utilizzare Essentia in casi relativamente semplici, quindi con l'utilizzo solamente di due masse. La domanda è una sistematica semplificata con meno masse rispetto a tante altre sistematiche, e la domanda è possibile utilizzare questo composito anche nei casi complessi? E la risposta è sicuramente sì. Come ci regoliamo? Io solitamente parto sempre con una documentazione fotografica e inizio a studiarmi il dente fotograficamente per cercare di capire, ad esempio, anche in piccole ricostruzioni come questa, come effettuare la mia stratificazione. E cerco di effettuare quindi tutto il setup fotografico in modo da fare delle valutazioni ad esempio sul margine incisale. Che cosa appare evidente in questo caso? In questo caso noi avevamo, nonostante la frattura fosse molto piccola, avevamo una zona qui, vedete, ad alto valore, quindi una zona praticamente alta, mentre invece qui avevamo una zona a basso valore traslucente, quindi un'opalescenza del margine. Qui avevamo una zona un po' più ambrata, ma qui avevamo una zona ipercromatica. Quindi nel momento in cui io devo scegliere le mie masse, devo cercare di capire dove posizionarle, come posizionare e quale tipo di massa andare ad utilizzare in questi casi complessi. Quindi facciamo la presa del colore e a questo punto iniziamo la nostra prova delle varie masse smalto, facendo in questo caso delle fotografie in bianco e nero. Vengono fatte sempre queste palline di materiale composito, vedete qui le palline di materiale diverso sul dente, e viene fatta la foto in bianco e nero per cercare di capire se abbiamo scelto le masse di valore più giusto, quindi ad esempio in questo caso quale dei due scegliere come nel nostro restauro finale. E una volta scelta la massa a smalto, dobbiamo andare poi a scegliere ad esempio la dentina che dobbiamo andare a utilizzare qui sulla punta del mammellone per ricreare questo effetto ipercromatico. E in questo caso quindi ho scelto del dark dentin, ma in piccolissima quantità, per ricreare questa zona della punta del mammellone. Quindi solo per quella zona vado ad utilizzare un dark dentin. L'approccio in questi casi è un approccio minimamente invasivo, quindi non faccio grosse preparazioni. Perché? Perché si tratta di un dente sottile, e quindi molto spesso per effettuare dei chamfer lungo tutto il margine sono costretto ad andare a distruggere il dente, perché visto lo spessore del dente non troverei sostanza che mi supporta, e quindi a questo punto non faccio altro che rifinire i prismi dello smalto con questo gommino brown. Una volta effettuata questa rifinitura, utilizzando questi dischetti vado a rifinire un po' più lo smalto nella porzione più interprossimale, perché in queste zone il gommino fatica ad arrivare. E quindi parto con la mia ricostruzione, con la mordenzatura dello smalto, con l'applicazione del bonding e con la ricostruzione dello strato più palatale del mio restauro. Lo strato più palatale che viene stratificato all'interno della mascherina in silicone. Vedete come io mi aiuto anche con dei brush a stendere il materiale, la massa smalto sulla porzione palatale utilizzando questa mascherina in silicone.
Lo strato palatale quindi ricostruito con Light Enamel, una volta rimossa la mascherina controlliamo e se necessario effettuiamo un po' la rifinitura dei margini e a questo punto riposizioniamo la mascherina dopo aver effettuato un piccolo taglio e dopo aver posizionato quindi all'interno della mascherina in silicone la nostra matrice la nostra matrice trasparente. E quindi iniziamo la stratificazione del materiale composito. Abbiamo detto, in questo caso è un caso complesso, quindi ho utilizzato della Dark Dentin qui sulla punta del mammellone. In questa zona qui, se vi ricordate l'immagine iniziale, avevamo una zona su questo lato dente ad alto valore, quindi lungo la zona del margine ho posizionato della Light Dentin e un pochino anche qui lungo il margine incesale. Della opalescente all'interno di queste finestrine che ho ricreato nel mammellone e ho terminato poi tutta la ricostruzione posizionando del light enamel sullo strato finale e è stato messo poi tutto un gel a base di glicerina sul restauro finale, è stata fatta una polimerizzazione con il gel di glicerina in modo da ottenere una polimerizzazione la più corretta possibile. Questo è il caso una volta terminato in bianco e nero e il caso a colori dove vedete la grossa integrazione cromatica del restauro e siamo riusciti a ricreare degli effetti simili a quelli presenti sul dente controlaterale. Un'immagine della paziente sicuramente felice col sorriso prima e dopo la nostra ricostruzione. Casi come questi sono casi in cui posso avere ad esempio un approccio diversificato, perché? Perché mi vado prima a ricostruire queste zone interprossimali dove in alcuni casi io posso andare anche col single shade utilizzando se sono piccole anche cavità in molti casi anche l'universal. Mentre poi per la ricostruzione del margine distale io devo andare a prendere le informazioni presenti sul margine distale del dente adiacente, quindi vedete gli effetti, vedete la traslucenza dello smalto, l'opalescenza sullo smalto. Quindi sempre le prove delle palline in composito per scegliere le masse giuste, l'isolamento con la diga, la mordenzatura e il restauro una volta terminato. Vi faccio vedere quest'ultimo caso, così terminiamo in perfetto orario. Paziente con una situazione abbastanza complessa, frattura di smalto e parte di dentina a carico del 21. Guardate le caratterizzazioni presenti sullo smalto, guardate la traslucenza qui dello smalto, quindi tutta questa serie di effetti presenti sul dente controlaterale. E la cosa più difficile è cercare di ricreare questi effetti mimetizzando il nostro restauro con il minimo sacrificio del tessuto dentale sano. In questo caso ho scattato delle foto con anche il Polarize per cercare di avere delle informazioni maggiori circa la struttura del dente all'interno anche e sempre l'utilizzo della mascherina guida in silicone per effettuare la nostra stratificazione. Una volta provata la mascherina viene fatto il taglio e quindi vedete viene posizionata la matrice all'interno per evitare che si crei un punto di contatto unito, quindi la mordenzatura con acido ortofosforico, l'applicazione del bonding, la formazione dello strato di smalto palatale utilizzando del light enamel, quindi ricreiamo lo smalto palatale. A questo punto la formazione utilizzando il medium dentin di una sorta di mammellonatura qui, l'applicazione di white modifier qui sotto per ricreare queste zone di bianco
e finiamo tutto poi con l'applicazione dello smalto e una volta finita la stratificazione, anche in questo caso applichiamo il nostro gel di glicerina e facciamo la polimerizzazione finale. Questi sono alcuni step della fase di rifinitura e lucidatura, importante le fasi anche di lucidatura interprossimale, e il restauro appena terminato. Aspettiamo il paziente per un controllo a distanza, vedete l'integrazione del restauro. E con questo io ho terminato e quindi vi ringrazio per l'attenzione.